Signore e signori, benvenuti nella landa, spero che stiate tutti bene. Oggi siamo su Road to Vostok. In realtà volevo aspettare ancora un po' prima di fare questo video. Qua c'è il gatto che ogni tot mi agola, fiero, perché volevo provare il gioco diciamo al 100% e darvi una panoramica completa, ma ho deciso di fare il video. Oggi è il momento in cui sto registrando, 22 aprile, quindi dovrebbe uscire anche un aggiornamento per risolvere alcuni bug, problemi del gioco, perché c'è stato un problema gigante per quanto riguarda le mod. Se giocate Road to Vostok e se avete scaricato le mod, prestate molta attenzione, perché il sito al momento più grande, un attimo che diamo da mangiare al gatto, fiero, il sito più grande, che praticamente è l'unico, a parte un altro, vabbè, dove ci sono poche mod, che si chiama Mod Workshop, ieri l'amministratore del sito ha messo un avviso importante, cioè che 3 mod sul sito sono state caricate e scaricate da tante persone. Fortunatamente io non le avevo scaricate, non quelle 3, da malware. Praticamente voi installavate la mod, ok, facevate partire il gioco e nel codice di queste 3 mod erano tutte e 3 con lo stesso malware. C'era dentro il codice di queste 3 mod una stringa di numeri che decodificata praticamente era un comando che vi faceva partire sul vostro terminale, sul vostro PC, una PowerShell, che praticamente sarebbe la console di Windows, dove scaricava da un sito esterno un programma dannoso e lo faceva partire in segreto sul vostro computer. Ora, del programma che cosa faceva esattamente non si sa niente, perché non ho letto informazioni, però se andate su Mod Workshop c'è l'avviso del creatore, cioè c'è il post proprio, lo andate a vedere. Poi se avete bisogno di chiarimenti, cioè qualche aiuto, chiedetemi, ve lo do volentieri. E ci sono i nomi delle 3 mod che ovviamente sono state rimosse dal sito e bannati i creatori, che poi praticamente non le hanno create loro, che hanno fatto questi geni, hanno preso delle mod già esistenti, del codice già esistente di mod di altre persone, e hanno aggiunto la stringa malevola nel codice e l'hanno pubblicata sul sito. Ora, il problema giustamente è che le mod lì non vengono controllate, quindi ognuno può mettere il cazzo che vuole. Io ho scaricato parecchie mod, adesso ne parleremo, vi farò vedere insieme. Però cosa ho fatto? Ogni mod le ho controllate. Il problema qual è? Che se voi scannerizzate delle mod, per esempio su VirusTotal, ok, con Defender, con altri antivirus, non ve le rivelerà mai, anche se hanno del codice malevolo, perché alla fine è una stringa di codice dentro il file GD, che praticamente il file GD sarebbe, ma non voglio entrare troppo nel tecnicismo, è l'estensione del file di Godot, gli script di Godot, perché questo gioco è stato creato in Godot. Non è che vi rivela una stringa, là bisogna di qualcuno che apre il file, legge lo script, legge il codice, dice oh ma che cazzo è sta cosa, perché questo fa una chiamata alla PowerShell che non c'entra niente, ecco. Fortunatamente se ne sono accorti. Io ora vi consiglio, parlando del gioco, per me questo gioco allo stato attuale ha un grandissimo potenziale, ma senza mod per me, ripeto, e poi è un gusto personale, è una rottura di balle. Le mod, se le dovete scaricare, scaricate quelle che ho scaricato io, che adesso ve le dico, che le ho provate, le ho testate, sono sicure. Per esempio, poi se volete i link di qualche mod specifica, chiedetemi che ve li fornisco. Se andate sul sito e volete le mod, ordinatele per popolarità mensile, ok? E quelle che stanno, che vi escono, sono le sicure. Non andate a scaricare quelle poco scaricate, poco usate da persone, oppure recentissime. No, scaricate quelle più popolari, che sono quelle più famose e più sicure. State attenti, mi raccomando, perché insomma è pericoloso. Ok, ho fatto sto pippone gigante, però mi sembrava doveroso avvisarvi, perché magari qualcuno di voi già l'ha giocato, già ha scaricato mod, magari ha scaricato proprio una di queste 3 mod, quindi per piacere state al sicuro, andate a controllare. Poi ripeto, se avete bisogno di aiuto, un chiarimento, qualsiasi cosa, scrivetemi sotto a questo video, io vi aiuto volentieri. Allora, tornando al gioco, parlando del gioco, lo stato attuale del gioco, io l'ho provato senza mod, ho iniziato a giocarlo senza mod, è noioso, cioè ha un potenziale infinito, però lo sviluppatore l'ha rilasciato in uno stato che, cioè, io mi sono chiesto, ma perché l'ha rilasciato così? Cioè, ho capito che tu sei uno, va bene, e ci sta, ma
doveva mettere cose che non richiedono, come dire, un gran dispendio di tempo, energie e neanche di soldi. Cioè parliamo di modifiche agli script, non di risorse. Quindi meno male, le armi ci sono, i nemici ci sono, vabbè, l'IA, tipo, ecco, parlando dell'IA, il fatto che come nella demo da 300 metri venite colpiti è pazzesca questa cosa. Cioè tu il nemico neanche lo vedi e tu sei già morto. È una roba su, tipo il gatto. Ecco il gatto. Io ho messo una mod qui che gli dà vita infinita, perché mi rompe. Cioè se voi avete il gatto che uscite e dovete andare verso la parte finale del gioco, il gatto vi muore, perché ovviamente perde salute troppo velocemente. Voi per non fargli dare il cibo, ora glielo diamo di nuovo. Vabbè, io glielo do così, anche se tanto non muore perché c'ho la mod. Però è bello dargli feedare il gatto. Questa cosa del gatto mi è piaciuta tantissimo. Poi per esempio parliamo delle armi. Allora, le armi praticamente ce ne sono pochissime utili, la maggior parte sono inutili. Io per esempio ho provato l'MP7 tramite questa mod, che è una mod di spam degli oggetti, che l'ho dovuta installare perché a un certo punto, non so perché, ho loggato sul gioco e avevo perso tutto. Cioè non avevo più equipaggiamento, il mio equipaggiamento era sparito. Non so perché, forse qualche bug di mod, salvataggi, non lo so, era sparito. Allora mi sono detto vaffanculo, sono stato giorni a cercarmi il loot. Ho usato questa mod che la trovate su quel sito, se mettete in ordine si chiama GCM Spawn Loot. Vabbè, insomma è una delle prime che vi esce se ordinate le mod per popolarità, ed è sicura, ve lo garantisco, perché ho visto il codice, è pulita. Se volete la trovate, questa qui la trovate anche su Nexus Mod. Nexus Mod, la differenza rispetto a Mod Workshop è che sì, per scaricare su Mod Workshop non vi dovete iscrivere al sito, su Nexus sì, ma su Nexus c'è il controllo delle mod. Quindi se mettete una mod, se c'è una mod in basso, in alto a destra vedete una scritta sicura, scan sicura, significa che la mod è passata ai test ed è sicura da scaricare. Su Mod Workshop questa cosa non c'è, quindi è un po' più insicuro. Vabbè, insomma, faccio vedere. Questa praticamente è uno spawn di oggetti. Se io per esempio voglio spawnarmi le armi dell'MP7, faccio spawn e lo spawn. Perché queste qua io ho giocato diversi giorni, non ne ho trovato neanche uno, e neanche questo, cioè impossibile. Anche se è andata alla fine del gioco non si trova. Un'altra cosa problematica è il loot. Cioè il loot l'ha calibrato malissimo. Ogni cosa che voi aprite per la mappa è vuota. Cioè se la maggior parte, il 99% dei contenuti sono tutti vuoti. Ho messo diverse mod, ora vi faccio vedere. Questa per esempio dà i dollari, quindi rispetto al gioco base che voi per commerciare dovete scambiare, che è una rottura di palle, usate i soldi. Quindi potete vendere cose per soldi e comprare oggetti, armi, tutto per soldi, comodissima. È una mod, anche questa è una delle più popolari su Mod Workshop. Poi ho messo quest'altra mod che dai punti exp ed è bellissima, aggiunge tantissima rigiocabilità al titolo. Poi praticamente ogni volta che uccidete nemici, fate cose, aprite come si chiama, una roba per ispezionarla, ecco, tipo così, prendete dei punti, questi punti li date qui a lì. Una volta che avete fullato tutto c'è il prestigio, cioè praticamente voi prestigiate, date un punto extra a una statistica. Io ho dato 2 rigenerazione, una al controllo delle armi da fuoco e 2 alla atleticità, cioè la velocità di movimento. Poi si azzerano tutte e voi dovete ricominciare da capo. È carina come meccanica perché aggiunge molta longevità al gioco, anche perché vi assicuro che se lo giocate vanilla, dopo 15-30 ore forse non sapete più che cazzo fare, perché le mappe sono poche, i nemici sono pochi e vi annoiate. Poi sono curioso di sapere per chi di voi ci sta giocando, se condividete questo mio pensiero oppure no, fatemi sapere, perché io mi sono annoiato terribilmente. Mi dispiace perché avevo tante aspettative per questo titolo, ma sono sicuro che migliorerà tantissimo, perché lo sviluppatore c'ha tanta voglia. Però io sinceramente non l'avrei rilasciato, perché al momento costa 15 euro in sconto, poi vabbè passerà a 20, ma se io lo paragono come quando è uscito Escape from Tarkov, che costava sempre 15 euro, cioè Escape from Tarkov può piacere o meno, ma è strapieno di contenuti.
c'è pieno di missioni, mappe, e io infatti l'ho giocato tipo per 15 ore, 20 ore, non mi ricordo, vabbè lo devo continuare, ma è strapieno di roba. Questo no, cioè questo non c'ha un cazzo, non c'ha un cazzo. Io credo che lo sviluppatore l'abbia rilasciato perché voglia i fondi per assumere persone per lavorarci, anche perché l'ha detto pure lui che una volta che dal mese prossimo che prenderà i soldi da Steam vuole investire per migliorare il gioco, e ci sta, perché lui giustamente dice sto da solo io, però le cose che dovevo fare secondo me prima di lasciarlo sono cose semplici, molto semplici. Per esempio il loot, cioè ho capito il realismo, ma non mi puoi fare che tutti i contenuti sono vuoti, c'è una rottura di palle. Prima cosa sbagliata. Poi seconda cosa, le armature, cioè le armature io queste vabbè le ho spawnate sempre con la mod. Qua prendete un colpo, è finita l'armatura, poi dici vabbè la riparo, no, non la puoi riparare, non prendi il culo, cioè te la tiri rotta, un'altra schifezza. Le armi non tutte le droppi, le munizioni non le droppi, per esempio queste munizioni non le ho mai droppate, io in 30 ore di gioco che ho fatto non le ho mai droppate, neanche una volta, cioè zero, è una cosa assurda. Poi la maggior parte delle armi hanno un rinculo fastidiosissimo e sono poche veramente utilizzabili. Altra cosa, io sono nell'attico, nello shelter dell'attico, nella prima mappa il villaggio, le mappe sono poche, alcune sono carine, i nemici sono pochissimi, è noioso. Io che cosa ho fatto? Con una mod che vi consiglio, ora vi faccio vedere, c'è il menu delle mod da qua, voi andate qui, questa è un'altra mod configuration menu, e andate, queste sono le mod che ho al momento, solo che per esempio questa qua, loot modifier, che ho messo tutto al massimo per provare perché volevo tutto il loot al top, ok, non funziona, cioè c'ho sempre tutti i contenitori vuoti perché va in conflitto con questa qua, quella della expert skill system. Vabbè, però questa mi piace troppo e non l'ho tolta. Poi c'è questa che vi permette di zoomare quando mirate, comodissima se usate armi senza mirino. Questa per aumentare la roba che c'ha il trader a vendere. Vabbè, questa praticamente la rarità degli item. Questa per lo shelter, quando siete nello shelter non perdete vita. Questa che è la bot che dovete provare, ve la consiglio, è divertentissima. Ora vi faccio vedere perché. Praticamente metti in tutte le mappe tutti i nemici, quindi i banditi, le guardie e i militari, e vabbè, io mo c'ho il preset high, potete aumentarlo per far sparare una caterba di nemici. I nemici combattono fra di loro, è fighissimo, è divertente, cioè se giocate con questa mod bene o male un po' cioè gli scontri a fuoco su sto gioco sono carini, quello sì, sono belli, sono carini, cioè mi ricorda un po' uno stalker vecchia scuola. Mi piace. Il problema di questo gioco è che senza mod, cioè, è una rottura di balle. Poi il fatto che per salvare ogni volta dovete entrare per forza nello shelter, cioè io sto giocando, sono andato fino all'ultima mappa, però è finito il tempo, devo uscire, devo andare a lavoro, c'ho un impegno, che cazzo qualsiasi cosa, non puoi salvare, perdi tutto. Poi la cosa della permadeath, cioè, ma è una rottura di palle. Ma io ho visto che la maggior parte delle persone parlano di questo gioco e lo descrivono un gioco sandbox. Non è sandbox, ragazzi, non è sandbox. Significa che io entro in gioco, mi posso personalizzare la partita come cazzo voglio. Project Zomboid è sandbox, per chi l'ha giocato lo gioca, perché io apro, seleziono la modalità sandbox e imposto tutto, quanti zombie, spawn di munizioni, di cibo, di indume, quello è sandbox. Io qui di sandbox non c'ho un cazzo, cioè non posso selezionare niente. L'unica cosa che posso selezionare è estate o inverno, fine, cioè non è sandbox. Quindi occhio, cioè per niente, cioè non puoi selezionare nulla. Vabbè, qua ho messo le crate con la roba, insomma. Vabbè, mo bando alle ciance, vi faccio vedere un po' il gioco. Io al momento ho queste due armi equipaggiate. Andiamo un po' in giro, perché ho parlato abbastanza. Comunque, cioè io se mi dovesse chiedere, Giacomo, ce lo consigli? Al momento, sinceramente, mi dispiace dirlo, ma no. Io vi direi aspettate degli aggiornamenti. Tra un po' sentite degli spari. Aspettate degli aggiornamenti, perché il gioco deve migliorare. Ecco, mi fa usare, ecco gli spari. Cioè, poi se lo volete prendere per supportare lo sviluppatore,
Ah, funziona. Cioè, incredibile. Sono 3 giorni che gioco e non funziona. Mo che faccio il video funziona. Vedete tutti questi drop? Ecco, è la mod. Sì. Il fatto che questi solitamente sono tutti vuoti. Cioè, tutto vuoto. Vabbè, mo per la fortuna del video funziona. È la mod che vi avevo fatto vedere, Loot Modifier. Vabbè, meglio così. Perché ripeto, il gioco è bello. Poi l'altra cosa che non ho detto, gira benissimo. Cioè Godot, per quanto mi riguarda, è un ottimo motore di gioco. Gira anche su PC. Vabbè, io non ho un PC granché, ma anche su PC poco forti gira alla grande. Gira veramente bene. Quindi se avete un PC non proprio performante, vi assicuro che gira bene. Questi sono i nemici, bisogna dirlo. Quindi non vi fate problemi. Cioè, se lo volete, per esempio, ecco, questo è un vantaggio. Se avete un PC poco performante o vecchio e volete un gioco, questo è perfetto. Il problema è che, ripeto, senza mod, secondo me, non è granché divertente. Ma le mod le potete usare. Però, ripeto, usate quelle che vi ho fatto vedere. Poi, se avete bisogno di trovarne qualcuna, qualche link, non la trovate, i nomi, cose, chiedete e vi aiuto. Vi fornisco il link e tutto quanto. Ok, ora andiamo ad accoppare gente. Cioè, sta mod è bella perché praticamente trasforma la mod Modern Warfare, trasforma le mappe in un campo di battaglia. Io mo c'ho il preset HIG, cioè alto, ma potete aumentarlo ancora per avere, cioè praticamente, occhio che c'è qualcuno. Dove sta? Praticamente i banditi combattono. Eccolo. Ok, questo era un militare. Combattono fra di loro banditi, militari e guardie. Noi siamo neutrali, quindi cosa significa? Ecco un bandito. Che tutti ci attaccano. Sia i banditi che i militari che le guardie ci attaccano. I banditi possono combattere tra di loro perché sono banditi. I militari e le guardie ovviamente tra di loro non si attaccano. Però potete cambiare questa impostazione come volete. Carichiamo. Io sono sicuro, spero veramente che il gioco venga aggiornato, vada avanti, perché merita. Cioè, quando verrà aggiornato. Per esempio, io ho presi tanto tempo fa e l'ho portato anche sul canale, un altro gioco, Incursion Red River, ok? Anche quello è in accesso anticipato, ma cioè, lo stato in cui era quando è uscito e costava bene o male, mi pare proprio 15 euro in sconto, era 1000 volte meglio di questo. Ci c'è molta più roba da fare, senza mod, quello gioco vanilla. Perché io vi devo dire la verità, questo gioco se gli togli le mod io non lo giocherei. È questo che mi dà fastidio, perché io ho pagato per un gioco che non giocherei senza mod. Cioè non voglio attaccare lo sviluppatore, perché comunque il gioco, cioè, c'è una bella base. Però è così, cioè, a un mio parere personale. Qui c'è qualcuno, non mi sembra. Io senza mod sto gioco non lo giocherei perché è noioso. Cioè non c'è un cazzo da fare. Poi le mappe non sono tante. Questa è la mia preferita, onestamente, il villaggio. Dicevo, il video verrà un po' lunghetto, però voglio fare vedere magari tutte le mappe, o la maggior parte. Poi magari ci faccio un altro video. Poi mi fate sapere se mi interessa, come al solito io mi regolo di conseguenza. Cazzo, mannaggia la puttana. Chi cazzo mi ha sparato? Io in realtà, grazie a una mod, avevo ridotto il loro range, però vedo che comunque... lì ce n'è uno, lo vedo, ma... Questi poi fanno la guerra tra di loro, ma ovviamente fanno... sto troppo lontano. Dicevo, ovviamente fanno la guerra pure a me. Poi oggi uscirà... No.
Oh, ho preso, cazzo, sì. Cioè, costa mod di aumentare i nemici è veramente divertente. Perché ci sono occasioni, cioè, occasioni di scontri a fuoco, sparatori, figo. E niente, questa è la prima mappa. Poi mi raccomando, fatemi sapere se voi... Eccone uno. Fiero. Ah, beh, bella anche l'animazione di caduce. Comunque, ripeto, il gioco non è brutto brutto, però... Che cazzo... Ma che cazzo? Madonna, non farti. Dicevo, il gioco non è brutto, ma con le mod, perché senza mod è una palla assurda. Porca... Ce ne sono diversi, eh. Eccone uno. Oh, ce n'è un altro perché lo... Cambia caricatore veloce. Poi la mod dell'Exp, io c'ho l'energia aumentata, vedete? Ed è molto difficile tra energia e rigenerazione tirarmi giù, perché mo sono molto resistente. Anche se vi colpiscono consecutivamente, ce la fanno a uccidervi. Però se giocate con questa mod, con un preset, vabbè, mo il casco è andato. Con un preset alto e senza la mod dei punti exp, praticamente 2 colpi siete morti. Poi diventa con le mod è un gioco che almeno vi potete godere, cioè lo sapete, non sono 3 hard, roba così. Invece giocare nel chill. Questo gioco purtroppo per il momento, se lo giocate senza mod, non vi dà questa possibilità, cioè molto... È difficile, è difficile. Cioè dovete stare attenti, non potete giocare in tranquillità, perché venite schioppati subito. Eccolo. No. Posso riuscire? Cazzo. Sono riuscito. Merda. Macchina del caffè. Munizioni. Cioè, vedete, ok, uno magari dirà, vabbè, ma così troppa roba. Sì, ma io l'ho impostato così alto per vedere come funzionasse. Potete abbassarlo. Il problema è che sta mod una volta funziona 50 no, cioè vi giuro. Oh, è un caso che ovviamente sto registrando e funziona, meno male, così almeno la potete vedere. Ma solitamente non funziona. Ma magari lasciamo perdere tutto sto casino qua. Andiamo alla seconda mappa, che è la scuola. Cioè, dal villaggio potete accedere a 2 mappe: la scuola e la strada principale, l'highway. Noi mo andiamo. Dove cazzo è? No, la scuola. Là c'è l'highway, qua c'è la scuola. Andiamo alla scuola. Merda! Ma porca di quella puttana. Stu bastard. Calmi. Carica. Occhio che là c'è un altro in fondo. No, non credo di averlo preso. Cioè, vedete? Io c'ho di nuovo l'elmetto morto. Cioè, le armature non... Ecco, guarda. Cioè, guardate con che cazzo di... Con che precisione mi piglia. Poi l'altra cosa è che quando venite colpiti iniziate a oscillare e non riuscite più a sparare. Poi vabbè, ovviamente c'è quello che col mouse c'è chi è bravissimo, io non sono granché super preciso. Però quando venite colpiti iniziate a oscillare ed è difficile... via. Ed è difficile mirare. Comunque così, con le mod per farvi 4 spari è carino il gioco, cioè ci sta pure. Ok, mo andiamo alla scuola.
Vi giuro, quella cosa delle mod mi ha veramente lasciato, cioè, la tristezza, che ogni volta sti cazzo di coglioni devono rompere le palle con sti malware di merda. Uno non si può scaricare una mod. Poi l'altra cosa che dico allo sviluppatore, ma non lo so, avrà avuto ma perché non hai messo il workshop su Steam? Cazzo, almeno Steam. È vero che anche su Escape from Darkov ci sono le mod su Steam. Ed è successo lo stesso casino del malware. Però almeno il malware della mod di Escape from Darkov era un malware che non faceva danni, cioè chiccava soltanto X persone che diceva il codice, cioè non permetteva a queste persone di giocare al gioco. Però a parte quello non faceva danni. Invece con la mod, le mod che vi ho detto io col malware facevano danni. Quindi insomma, vabbè. Io ieri me ne sono andato nel panico, ho fatto un controllo della Madonna. C'è con l'autore del sito consigliava, il moderatore consigliava a chi aveva scaricato quelle mod di fare un reset del PC, cioè un reset totale per insomma, per pulire il sistema. Era un rotto di palle fare una cosa del genere. Perché comunque poi non vi ho detto che il malware, una volta che scaricava il programma da questo sito esterno, si autocancellava tutte le tracce per far sì che l'utente non si accorgesse di niente, capito? Giustamente un utente medio, un utente normale, queste cose, ma che cazzo ne sa? C'è qualcuno qua vicino, non se ne rende conto. Mi raccomando, se andate a controllare l'hash, guardate l'hash e i nomi, perché sul sito ci sono gli hash delle mod, c'è un codice univoco che identifica la mod, le mod infette, e poi ci sono i nomi e gli autori. Se voi per caso avete scaricato le mod con quello stesso nome, perché c'è il filo spinato, con quello stesso nome, fate, lo so che è una rottura di balle, fate il reset, state al sicuro. Poi se avete bisogno chiedetemi, mi metto a disposizione per darvi una mano, perché io sulla sicurezza non transigo. La chiave della palestra. Ok, ma questa è la seconda mappa, la scuola. Ovviamente per quanto riguarda le mod, il problema ovviamente non è cioè del programmatore del gioco, che lui per le mod non c'entra niente, cioè. Porca puttana, che cazzo che mi spadon. Va bene, sì. Vabbè, io mo sto giocando pure a cazzo perché sto pensando a sto fatto. Non c'è la madonna, meno male che c'ho. Cioè, i punti di rigenerazione, altrimenti sarei già morto una volta. Sti basta. Poi sono, perché ho messo ARG e ce ne sono tantissimi. Un attimo qua va. Ok, c'è. Carichiamo. Io mi auguro veramente che il gioco verrà aggiornato, migliorerà, verrà sistemato il bottino, verranno aggiunti contenuti, verranno messe più impostazioni per magari per togliere la permadeath per chi vuole, eccetera, eccetera. Più shelter per salvare, queste cose qua. Tipo per esempio il sistema qua di craft, cioè completamente inutile, cioè non serve a un cazzo proprio. Oppure questo delle cassette, carino ma inutile. Quello degli eventi per esempio è molto, molto interessante come sistema, mi piace, l'ho apprezzato parecchio. La mappa, ma non so perché mi doveva uscire quella con la mod, ma mi esce quella normale, cioè, ecco, fa schifo, completamente inutile. Allora la mappa è questa. Aspettate un attimo che c'è un bastardo. Ecco.
No, ero qua che sta senza finestra, Cristo sicuro, ecco. Oh, dicevo, noi abbiamo fatto vedere il villaggio, la prima mappa, questa è la scuola. Questa l'ho balzata perché è una mappa che si raggiunge solo dal villaggio, mi pare, oppure dalla scuola, non mi ricordo. Poi c'è queste che vedete col punto interrogativo, non ci sono, cioè non esistono per il momento. C'è l'avamposto che sta dopo la scuola, il campo minato che lo ricorderete è un palo nel culo. Poi dopo il campo minato c'è Vostok, ci sono 2 mappe. Gli appartamenti che stavano anche nella mod, scusate, nella demo, nella mod, e la mappa finale che non mi ricordo come si chiama, sinceramente a me non ha fatto impazzire molto. Gli appartamenti sono carini, vediamo se ci arriviamo, ve lo faccio vedere. Andiamo un attimo prima nella scuola. Ok, bella sta cosa che c'è un bordello bello, un bel po' di loot, mangiare, vabbè. Ok, andiamo a vendere, vabbè, i soldi non me ne servono perché vabbè ce li ho, però ora vi faccio vedere pure, la chiave con la chiave della palestra aprite sta porta qua che c'è loot, qua c'è un bel po' di loot, ci sono le casse militari. Questa è un'altra arma che ho provato poco, poi la devo provare. Vabbè, tutta roba che già ho. Beh, a sto punto, ecco, vediamo questo. Ci sono altri contenitori. Come vedete le munizioni per l'MP7 non sono introvabili, ne ho visto uno. Oppure ho visto uno. Vabbè. Cioè io le ho generate con il programma, perché altrimenti non lo potete usare sta cazzina, no? Cioè se qualcuno di voi le ha trovate normalmente, beato lui. Io 30 ore di gioco non ho trovato neanche un proiettile per questa cazzo di arma. Tra virgolette neanche l'arma. Allora, mo noi andiamo sopra. Ecco il cazzo. Beh. Allora, vabbè. Poi c'è l'evento del tipo che viene col furgone, il Punisher, il punitore. È fighissimo. Però dovete stare attenti perché io la prima volta che l'ho incontrato mi ha shottato, cioè. Mi ha shottato, se vi si avvicina troppo vi distrugge, quindi non lo fate avvicinare, tenetelo sempre a distanza. Questo è il dottore, il secondo commerciante disponibile, perché ce ne sono 3. Le voci le dovrebbe cambiare perché sono inascoltabili, però vabbè, una cosa minore. C'è quello il tipo al villaggio, il dottore, e poi c'è quello all'avamposto che è l'armaiolo, il gunsmith. Vabbè, non compriamo un cazzo. La mod che vi ho detto, quella dei commercianti, c'ha questa opzione che vi aggiunge stock. Qua vi mette... compriamo questo, Poi vi fa refreshare l'inventario senza dover aspettare sto cazzo di timer che rompe le palle. E vi mette delle task giornaliere con cui, facendole, vi aumenta la reputazione. È carina com'è. Stai un po' zitto, grazie che sto parlando. E sono tutte cose che aumentano comunque di abbastanza la rigiocabilità. Io questa, vabbè, poi sta poi una run, tra virgolette, a provare il gioco, poi ne farò un'altra. Qui c'è lo shelter. No, dove cazzo era? Quello della... Aspetta, qua. Vediamo se accoppiamo. Ma magari però vi voglio far vedere l'avamposto. E poi magari stoppo il video. Poi nel prossimo, se siete interessati, vi faccio vedere anche... No! Ecco. Dicevo, vi faccio vedere le ultime mappe.
Poi ho scaricato anche una mod che mette praticamente uno shelter negli appartamenti, molto carino. Ok, questa è la seconda mappa. Mo' andiamo all'avamposto, che c'è l'armaiolo e poi c'è l'altro. Poi salviamo là a sto punto. Allora, da dove mo sto cercando di ricordarmi perché non mi ricordo. Da dove cazzo era? Da qua. C'è qualcuno? Mi sembra di no. Ma vediamo i punti. Fatto. Magari posso prestigiare di nuovo? Sì, posso prestigiare di nuovo. Metto uno vitalità, va? Ok. Così parto da... Ecco, vedete, mo sono più lento perché quando prestigiate vi toglie tutti i punti che avevate rimanenti e vi si azzerano tutti questi, quindi ora devo stare attento perché sono... cioè, non ho più 350 di vita, quindi... Ecco, mango a farlo apposta. Sono vulnerabile. Evitiamo di farci shottare. Comunque dicevo, quella cosa delle mod mi ha preoccupato tantissimo. Io ho, tra virgolette, diciamo, una paura, una fobia di malware, perché in passato purtroppo scaricando roba mi è capitato di essere infetto. Sempre per colpa di mod, robe così. E ora sono diventato... Ecco, quando bisogna attivare questo, altrimenti non vediamo niente. Questo è l'avamposto. Sono diventato super attento a queste cose qua. Perché sta gente deve rompere sempre il cazzo. Mi raccomando, se avete scaricato una di quelle 3 mod, andate sul sito Mod Workshop, scrivete Mod Workshop Road to Vostok e c'è un messaggio in alto. Vabbè, ovviamente tutto in inglese, però se non capite usate il traduttore, non c'è problema, basta che andate lì, leggete e vedete le mod. Ora non mi ricordo i nomi, però andate a controllare. Se avete scaricato una di quelle 3 mod, fate assolutamente un reset del PC. Lo so che è una palla, ma state tranquilli, state sereni. Cioè, state al sicuro, che è la cosa importante. Occhio che qui c'è. Eccolo. Giù. Munizioni. Eccolo, un militare. Preso. Cioè, così veramente, cioè, è carino il gioco. Almeno per quanto mi riguarda, io così mi diverto. Cioè, vengo qua, faccio una loggata, sparatori. Certo, per il momento non vale 15 euro. Cioè, è troppo vuoto. Con le mod diventa decente, ma senza mod, mamma mia, una palla, cioè, è vuoto. Alla fine è una scelta. Tu non stai pagando tanto 15 euro per il gioco in sé, ma stai dando 15 euro allo sviluppatore con la speranza che ovviamente lo migliori con i soldi. Però, cioè, ripeto, sono d'accordo a metà, perché anche se da solo poteva fare di più a livello di codice, cioè mettere delle impostazioni sandbox per regolare il loot, cosa che hanno fatto nelle mod, regolare la salute la fame del gatto, cosa che hanno fatto con le mod. E ripeto, è una stringa di codice di merda, Cioè, non è che vi sto chiedendo settimane di lavoro. Ragazzi, è una stringa di codice. Cioè, come se io scrivo su un pezzo di carta. Okay. Su un pezzo di carta, domani devo andare a comprare il latte al supermercato. Ecco. Così. Però la stringa di codice che richiama il valore del gatto, della perdita di fame del gatto, la modifica. Basta. Cioè, veramente minchiate.
Perché ho visto che questa cosa giustamente è stata chiesta da molte persone. Perché c'è quello hardcore che lui dice sì, io voglio giocare super hardcore, biribibi. C'è quello invece che si vuole fare una giocata nel chill, tranquillo. Tu metti le impostazioni sandbox, così ognuno si imposta la partita come vuole. Hai fatto contenti tutti, cioè molto semplice. Cioè, se io sviluppo un gioco, ma perché devo... È vero che uno dice, vabbè, il tuo gioco ci puoi fare il cazzo che vuoi. Va bene, sì, giusto. Però se io lo devo vendere, perché cazzo devo escludere una fetta di gente? Cioè, è questo che non capisco. Questo è l'armaiolo, è questo che non capisco. Metti un'impostazione, a te non costa nulla, fai contenti tutti. Chi lo vuole giocare? Sì, la prendo questa. Chi lo vuole giocare hardcore? Lo gioca hardcore. A granata no, me ne frega niente. Ma qui vabbè le compro questo. Pure questo. Ok, ma andiamo. Fortunatamente qua ci sono le munizioni, vedete? Qua ci sono, però qui ci sono perché sto utilizzando la mod. Perché normalmente col cazzo. Poi sto sistema che tu devi comprare, devi mettere, come avete visto quando abbiamo giocato alla demo, devi mettere roba di qual valore, minchia, che due palle, cioè. Sento qualcuno? No? No, ok. Ok, sì, realistico tutto quello che volete, ma è palloso proprio. Dov'era il bunker qua? Beh, bunker diciamo in Italia. Eccolo qua, ok. Questo è un altro shelter che poi sbloccate. Ok. Io lo stavo cercando di come dire, di aggiungerci roba, insomma, di farlo carino, poi vabbè. È ancora work in progress, anche perché il mio preferito è quello che avete visto all'inizio video, l'attico. Quello e gli appartamenti, però quello degli appartamenti è una mod, non è del gioco, cioè è una cosa della mod. Ok, mangiamo un attimo, c'ho del cibo? Sì, recuperiamo un po' salute, cioè energia e idratazione. 69, il succhetto. Ok signori, per il momento termino qua il video, che non lo voglio fare troppo lungo. Poi magari se avete desiderio, se vi interessa, faccio un altro video per farvi vedere le altre mappe di gioco, ne parliamo ancora un po'. Poi tanto oggi dovrebbe uscire l'hotfix, che vedremo. Io non credo che cambierà, cioè che ci saranno, secondo me ci saranno cambiamenti minori, stronzate, perché poi lo sviluppatore ha detto che si vuole prendere una pausa, quindi fino al prossimo aggiornamento importante secondo me passerà parecchio. Quindi se adesso lo volete comprare il gioco, lo dovete tenere così. Fatemi sapere, sono veramente curiosissimo, cioè del vostro parere. Cioè, se avete comprato il gioco, lo state giocando vanilla? Vi sta piacendo vanilla? Non lo state giocando vanilla? Avete messo le mod? Se sì, quali mod? Mi raccomando, attenzione al discorso che ho fatto all'inizio video della sicurezza delle mod. Quando scaricate una mod, sempre, lo so che è una palla, ma sempre mettetela su Virus Total. Cercate di scaricare mod di persone accreditate, quindi che hanno magari fatto altre mod famose, che hanno post, commenti, robe così, ok? Quindi di gente che è attiva, che risponde, è certificata, di mod popolari, perché le mod popolari solitamente non è detto, possono anche essere quelle malevole, però solitamente non lo sono, sono quelle più sicure. Invece quelle messe da poco, senza commenti, bla bla bla, e magari da persone che hanno creato account da poco, questo tutti campanelli d'allarme. Queste qui le ho controllate personalmente. I nomi che vedete qui a sinistra sono sicuri. Poi ci sono altre due mod, che è mod configuration menu e il loader, che stanno sempre, se voi andate sul sito mod configuration menu c'è anche il link al loader delle mod. Sono sicure tutte e due, le ho controllate personalmente, quindi queste qua state sereni, le potete usare, non c'è alcun problema. Queste qui sono sicure e poi sono famosissimi, ho visto il codice, tutto a posto. Quindi mi raccomando, state al sicuro. Come al solito, grazie per essere stati qui con me, un saluto dalla Landa e noi ci becchiamo alla prossima.